Ciao ragazzi e bentornati, oggi andiamo avanti a parlare di macchinette, anzi di penne, e lo facciamo con la Flip Pen di Must, ma prima... Guantino 1 e guantino 2. Allora, così come si presenta la scatola della Must, scatola in cartone, bianca, simbolo Must ovunque, la andiamo ad aprire e dentro troviamo la penna, che andiamo a vedere tra poco, e un'altra scatola con dentro 2 OR, una brugola e una molla. E sempre dentro alla scatola troviamo un RCA con cavo davvero piccolissimo. Così è come si presenta la penna della Must, scritta Must Flip Pen con una freccia che ci indica lo stroke della macchinetta. Questa è una cosa super interessante perché qua abbiamo la regolazione dello stroke esattamente da 2,6 a 2,9, 3.2, 3.5, 3.8 e 4. Quindi girando questa parte della macchina noi andiamo a scegliere non l'escursione del lago, attenzione, ma lo stroke della macchinetta, che sono due cose differenti. Perché l'uscita del lago è quella che si regola anche tramite tubo, ok? Di quanto far uscire l'ago. Ma di quanto lavora l'ago, ovvero il lavoro che fa l'ago, è lo stroke ed è molto diverso. Perché noi possiamo avere uno stroke da 4, quindi una battuta molto ampia, ma possiamo far uscire l'ago di poco, come possiamo avere una battuta da 2.6 e tenere fuori molto l'ago. Quindi questo regola l'uscita del lago dalla cartuccia, questo regola la battuta della macchinetta. E quasi nessuna macchinetta, nessun produttore ti dà la possibilità di scegliere lo stroke della macchinetta tramite una semplice ruota. Questo è molto intelligente, poi vi spiego il perché. Altra scritta Must, macchinetta verniciata nera. Qua abbiamo l'RCA protetto ed è molto intelligente perché così facendo non vado a sbattere l'RCA e non lo rompo. Qua abbiamo appunto lo stroke, sempre con dei grani, quindi molto comodo. E anche per la nostra cartuccia abbiamo un regolo, quindi i vari scatti. Smontiamo tutto il nostro grip e dentro troviamo una costruzione classica, cartucce, la sfera appunto che regola le tacche del nostro grip e i 2R che abbiamo trovato anche dentro. La molla non ho idea di dove sia, la molla di ricambio non so quale possa essere. Il prodotto sembra davvero fatto bene, a parte le dita che gli ho lasciato io sopra con i guanti, ma sembra davvero fatto bene. Il grip forse un po' scivoloso, così dritto, potrebbe anche scivolare un po' in mano, ma visto che noi dovremo andare a coprire questa parte con dello Scotex o comunque con delle garze grip, anche il problema della scivolosità viene a meno. Prodotto appunto fatto bene, né particolari, né le filettature, non balla, non ciocca, sembra davvero fatto bene. La macchinetta ha appunto un'escursione che va da 2.6 fino a 4, ha un diametro di 30 mm ed è alta 112 mm, mentre il motore lavora dai 5 ai 12 volt. Facciamo delle prove. La provo con la batteria della Dragon Hawk che trovate sempre qua sotto anche nel link, ma ho appena fatto uscire anche un video. Così sta girando a 7.3, bella silenziosa, vibra pochissimo, così siamo a 8 e così siamo a tutto grip chiuso, escursione 2.5, quindi adesso l'ago starà uscendo di un 3 mm, infatti se lo fermiamo l'ago resta fuori comunque ancora di 1 mm, quindi il 2.5 potrebbe anche essere giusto. Proviamo a metterlo a 4. L'ago è uscito un pochettino di più, sarà fuori anche un 5 mm. E se lo fermiamo l'ago arriva quasi a filo tip. Quindi secondo me la regolazione è funzionante. La provo a 2.5
La provo a 4. Sentite anche come cambia il suono. A 2.5 è una macchinetta molto più soft, che se vado a schiacciare, come giusto che sia con un 2.5, vado a zappare e a pinzare la pelle. Mentre se la porto a 4 lei diventa anche bella cattiva. La prova 9. Questa era la Must Flip Pen da vicino e ora vi dico che cosa ne penso. Allora, la macchinetta sembra davvero fatta bene, anche se prodotto cinese devo dire che è davvero fatto bene. Rispetto alle vecchie macchinette, ai cloni del passato e tutta la roba che vendevano prima, i cinesi secondo me stanno facendo un passo in avanti, sia per il wireless sia per le macchinette, perché stanno cominciando a montare motori che funzionano bene e stanno iniziando a lavorare le macchinette con cura, quindi con prodotti buoni e con macchine utensili buone. Quindi questo è un prodotto che è stato fatto davvero bene. Il fatto che abbia lo stroke settabile è molto interessante, vi spiego subito perché. Se io voglio una macchinetta per velare, per fare real, per fare cose soft, ok? Noi possiamo portare il nostro stroke molto basso, quindi a 2.6, anche a 2.9 e velare, che è una meraviglia. Se voglio dare del colore magari pieno posso anche arrivare a 3.5, ok? C'è chi piace anche a 3.8 e se voglio tirare delle linee posso andare da 3.8 a 4, quindi è una macchinetta davvero versatile per tutti gli stili. Riesce a spingere aghi grossi? Sì, spinge aghi grossi nel limite di tutte le penne, ok? Quindi noi non avremo una battuta secca come può avere, ripeto sempre, una bobina, una ibrida o macchinette fatte apposta, nate e concepite per fare delle linee, ma comunque è una macchinetta che riesce a fare delle linee. È molto precisa, quindi anche con aghi piccoli è molto bella, è molto anche leggera, perché è vero che è un po' tozza, ma è molto bassa, quindi è molto leggera in mano. Se noi vogliamo anche solo montare una batteria, lei è comunque piccolina. Quindi la macchinetta per suo conto non ha nessun difetto, perché non ha nessun difetto, costruita bene, funziona bene, si regola, tutto ok. Tra l'altro la macchinetta la potete trovare intorno ai 175 euro sia sul sito della Must che sul sito della Dragon Oak che su Amazon. La cosa bella di Amazon è che ha anche il Prime, quindi se voi l'acquistate oggi potete avercela a casa domani, cosa molto interessante. Qua sotto ovviamente vi lascio tutti i link dove poter andare a acquistare questa macchinetta sia sul sito della Dragon Oak che su Amazon. Finito il discorso di questa penna che va molto bene, che mi piace, che ho usato anche in live per chi mi segue, mi ha visto usare questa penna eccetera, quindi macchina super promossa per il prezzo che a me piace. Ripeto ragazzi, per il prezzo che è comunque 175-179 euro, non mi ricordo più, finite, IVA inclusa, finite, avete una macchinetta buona, fatta bene, che si setta, ok? Quindi discorso chiuso, macchina super promossa. Però se vogliamo fare delle accortezze su quello che dovrebbe essere a oggi il mondo del tattoo, si possono aprire delle piccole parentesi. Sicuramente, a mio avviso, una macchinetta come questa deve assolutamente, in quanto penna, avere il grip monouso. Quindi tutte le penne, a mio avviso, vanno e andranno fatte con il grip in monouso, perché nel 2021 io devo per forza avere la possibilità di buttare tutto quello che tocco, ok? Fa niente se poi vediamo nei programmi in TV, nei reality, quelle robe lì, tutti quelli che usano macchinette e non le coprono neanche. Quelle cacca, schifo, pupù, non si fa, ok? Le macchinette andrebbero o coperte completamente o le parti che noi andiamo a toccare andrebbero buttate, tutte. Quindi a oggi, nel 2021, dobbiamo avere dei grip monouso che vanno buttati via, ok? Quindi un upgrade che può essere fatto a questa macchinetta è trovare i grip monouso per questa macchina. Poi magari ci sono, io non li ho visti, però bisogna avere grip in monouso, sono importantissimi. Un'altra cosa molto importante secondo me è la macchinetta perfetta che dovrebbe esserci in un futuro ma che non vi faranno mai, perché sennò comprate quella e non ne comprate più, quindi loro tenderanno a avere delle piccole mancanze in una rispetto a un'altra per far sì che uno continui a comprare delle macchinette come un pazzo, ma è normale che sia così. Però la macchinetta del futuro che io vorrei trovare prima o poi in vendita è una macchinetta che ha lo stroke che si regola, così noi possiamo scegliere la battuta del lago e una regolazione della morbidezza della battuta, come era per la Xion, come era per la Dragonfly, quindi il poter scegliere quanto fare lavorare l'ago e con che durezza.
Quando noi riusciremo ad arrivare a un prodotto simile, ovvero che riusciamo a settare la durezza della battuta e lo stroke della macchinetta, quindi l'uscita del lago, quindi di quanto lavora l'ago, noi avremo la macchinetta perfetta, avremo la penna perfetta per fare qualsiasi cosa, linea a parte. Quello sarà con il grip in monouso. Se poi dovesse averci anche la batteria, raga, vendiamo solo quella, compriamo tutti quella penna lì e chi si è visto si è visto. Perché sicuramente una macchinetta a batteria che ha lo stroke che si regola, la regolazione della morbidezza della battuta e il monouso, lungi da me comprare altro. Quindi io spero che prima o poi una macchinetta così la facciano. Se sono pazzi la fanno, perché se sono pazzi e non vogliono più vendere niente, fanno quella e non ne vendono più. Questa era la Must Flip Pen. Se il video vi è piaciuto mettete un like e commentate qua sotto, condividete il video, iscrivetevi al canale perché la maggior parte di voi che guarda i video non sono iscritti al canale, mannaggia la pupazza vostra, non ci vuole niente. Spuntate anche la campanella perché se vi iscrivete basta e non spuntate non vi arrivano le notifiche che è uscito un nuovo video del prossimo. Per oggi non mi rimane che ringraziarvi, ci vediamo alla prossima, ciao. Cioè che è gratis, basta fare iscriviti, campanella, cioè voglio dire, non è una cosa così impossibile.